Sky. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo chiederle se già comincia ad albergare nella sua testa il pensiero della Champions e come lo gestisce, se così è. No. Ho troppi motivi per pensare alla partita di domani senza andare a disperdere attenzioni o pensieri che ci serviranno dentro la partita di domani, perché noi non abbiamo ancora dimenticato che la Cremonese ci ha eliminato dalla Coppa Italia e abbiamo potuto constatare tutte le qualità che ha questa squadra. Sport Italia si prepara a Radio Kiss. Salve mister, dicevamo è un'altra gara a trappola, guardando anche un po' il calendario del Napoli, il Sassuolo e poi anche l'Empoli e per lo mezzo c'è la Champions. Diciamo questo è il momento decisivo e soprattutto importante per dimostrare che la squadra ha fatto un salto di mentalità, di maturità, di consapevolezza, di autorevolezza rispetto agli appuntamenti che sta per affrontare. Allora, quello che dicevo prima, che sappiamo quanto la Cremonese sia forte, perché se si va a vedere noi, l'Inter, la Juventus, noi abbiamo vinto con largo punteggio quando ci abbiamo giocato all'andata, però il secondo gol lo abbiamo fatto da ultimo. Cioè, la Cremonese ha una caratteristica che le partite non sfuggono mai di mano ed è complicato dargli colpo del KO. Si è visto in tutte le partite, hanno continue reazioni, poi sanno difendersi, sanno benissimo ripartire con le giocate a terra, sanno benissimo cercare gioco lungo con Ciofani che è bravo a catturare qualsiasi pallone, a renderlo giocabile per la salita dei compagni. Sappiamo che è una partita fondamentale per noi, perché come abbiamo detto anche nella partita precedente, quando ci si chiama Napoli o ci sono scontri diretti o partite assolutamente da vincere. Questa è una partita assolutamente da vincere, anche se non è uno scontro diretto. E quindi si cresce sempre in base a quello che è il risultato che portiamo a casa, perché facciamo delle conoscenze nuove e aumentano quelle che sono autostima, entusiasmo, sicurezza di avere delle qualità, per cui tutte le attenzioni saranno per questa partita qui, anzi io spero che anche il pubblico che viene allo stadio deve riuscire a vivere il momento, e per quanto sento come stanno aspettando questa partita e preparandosi a questa partita, è l'atteggiamento giusto. Noi abbiamo bisogno del loro sostegno in questa partita, senza andare a fare previsioni di nessun genere. Radio Kiss si prepara la Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio. Buon Mister, pomeriggio a lei. in virtù di quello che diceva dal punto di vista tattico di questa partita, quanto può essere importante ancora una volta mettere a frutto quello che è uno degli aspetti fondamentali della sua squadra, il recupero palla molto alto, e quanto è soddisfatto proprio della cura di questo aspetto da parte della sua squadra? Sì, un tema di quelli a cui poniamo attenzione, perché
perché soprattutto le squadre che giocano con queste caratteristiche, con queste qualità, devi essere bravo che ti fanno fare un po' la partita, devi essere bravo al momento che perdi la palla a portare questa riaggressione cattiva istantanea, proprio deve essere una molla, persa palla, boom, che vai subito addosso, perché ogni secondo che passa sono metri che gli servono per aprire la squadra da quel blocco chiuso che hanno invece quando si difendono, e poi diventa più complicato, cioè avere una riaggressione feroce, andare a fare le navette in 2 metri è un conto, andarle a fare in 20 metri diventa un altro, e sì, c'è dispersione di energie e poi non la trovi più la palla, quando arrivi spesso è già partita. La Gazzetta dello Sport e si prepara la Repubblica. Buondì. Cosa è rimasto di quella benedetta, maledetta serata di diluvio con la Cremonese, eccetera? Cioè, cosa è rimasto che può importare per domani? La squadra sarà molto diversa, però cosa le è servito a lei e alla squadra? Ci siamo rimasti male perché a noi per certi versi ci serviva per far vedere quanto è forte Gaetano, quanto è forte Zerbin, quanto è forte Zedatka, perché Zedatka è un calciatore forte. Poi non gli ho dato spazio, a quegli altri qualcosa sì. Quanto è forte Berezinski, ci serviva proseguire. Questa sarebbe stata una competizione da attribuire totalmente a chi non aveva giocato le partite precedenti o vicino a quella. Serviva anche per un completamento di lavoro, per fare esperienze, perché abbiamo una rosa che, se stanno tutti bene come in questo momento qui, se lo può permettere di giocare una partita in più, magari facendo anche qualcosa di diverso a cui siamo abituati, perché a volte anche fare il viaggio, fare il ritiro, portare le valigie dietro, diventano a livello mentale una piccola fatica anche quella lì. Però se avessimo avuto l'occasione di fare bene le scelte, poteva servirci per delle cause. E invece non ce l'abbiamo più e ci è girata anche un po' le scatole lì per lì. Per cui domani c'è da metterci anche questo sul conto che bisogna presentargli, che ci sono girate anche le scatole. La Repubblica e si prepara il mattino. Sì, eccomi, buonasera. Volevo chiederle, può andare bene anche per domani la pazienza dei primi tempi di La Spezia, di Salerno, oppure si aspetta dall'inizio un atteggiamento diverso? Grazie. No, ma l'atteggiamento è stato giusto anche nella partita, anche nelle partite che lei ha citato. Però prima si riescono a direzionare le gare e poi meno ansia ti subentra durante lo sviluppo, perché man mano che ti vengono a mancare i minuti sì, aumenta la cattiveria, la determinazione e la voglia di fare il risultato, però poi ti subentra anche un po' di tensione, un po' di nervosismo, per cui mi aspetto quella roba lì, perché c'è stata ricerca, c'è stata voglia, c'è stata attenzione a produrre qualità e velocità.
qualche gioco nello stretto in più, qualche verticalizzazione in più, qualche volta qualche sforatura maggiore attraverso la loro linea difensiva in più di quelle che abbiamo fatto quelle partite lì, però poi sono state gestite bene. Il mattino e si prepara il Corriere dello Sport. Sì, qualche tempo fa, parlando del suo futuro, lei ha sostenuto che ragionerà di anno in anno alla fine di questo contratto. Se vince lo scudetto cambia il suo modo di ragionare, nel senso che potrebbe aver voglia di fare un contratto importante e lungo qui a Napoli? Guardi, in questo momento il mio contratto è solo un minuscolo dettaglio all'interno di una grandissima occasione. Se poi abbiamo voglia di crearci problemi fra di noi quest'anno, è sufficiente parlare del futuro, del contratto mio, del contratto dei calciatori, del contratto suo. Se vogliamo crearci dei problemi su quello che è il percorso del campionato e l'attualità, facciamo questi discorsi qui che ci si crea problemi. Corriere dello Sport e si prepara il Corriere della Sera edizione Napoli. Eccomi qua, sono qui in piedi, Luciano. Bah. Ho fatto tardi. Pagherò la multa? Fa la sentinella lei. Spalletti che giudica Spalletti. Il poster della carriera. E questo a prescindere, cioè il calcio più bello o c'è stato un momento più alto? E una curiosità per Spalletti, il risultato conta affinché poi diventi storia? Anche questo è un po' lo stesso discorso di prima. Allora, chi fa bene il mio lavoro, o per far bene il mio lavoro, è bene andare a giudicare i calciatori e non giudicarsi per se stessi, ossia, quando poi sono a casa e sono in ufficio, mi viene da rivedere se avevo composto bene l'allenamento di ieri e se la squadra ha gestito bene alcune cose che gli erano state dette, l'ha fatte bene, oppure avevo dato delle cattive indicazioni. Però si fa in confidenza tra me e il figliolo della mia mamma, fa questo ragionamento. Poi per quanto riguarda meriti fuori o altre considerazioni, passano tutte attraverso quella che è la qualità dei calciatori, quello che è il buonsenso dei calciatori, quella che è l'intelligenza dei calciatori. Attualmente, anche se siete giornalisti attenti, però la squadra ha dato poche possibilità di aggrapparsi perché sono dei ragazzi a qualcosa, perché sono dei ragazzi seri, sono dei ragazzi professionali. Li trovo tutti di buon senso, perché poi riuscire a creare un clima di questo genere qui come c'è ora, che è ottimo sotto tutti gli aspetti, è merito di tutti quelli che lavorano nel Napoli, tutti, dal primo all'ultimo, ma soprattutto di quella che è l'educazione, di quello che è il buon senso di stare dentro un gruppo, di stare dentro i rapporti con un compagno di squadra, di come vivi lo spogliatoio, di come ti comporti all'allenamento, di come esulti per aver vinto una partitina, anche se posti la foto. Sono tutte cose dove si evidenzia un'intelligenza, un equilibrio, a non andare mai sopra, per non aspettarsi poi che anche l'altro vada sopra e venga fuori un piccolo problema. Si lavora tutti in sintonia, molto bene, molto d'accordo, e quindi le considerazioni mie vanno tutte in questa direzione qui, a far bene la partita di domani, perché
che si mangia col presente. Poi tutti abbiamo dei sogni, abbiamo la voglia di un grande futuro, però viene attraverso il presente e dobbiamo riuscire a porre l'attenzione su quella che è la partita di domani. Domani si chiama Cremonese. Corriere della Sera e si prepara Radio Amore. Sì, mister, buon pomeriggio. Domani sarà ancora una volta quasi sold out, 50.000 persone circa allo stadio. Alcuni gruppi della curva hanno anche fatto l'appello per portare le bandiere, riportare le bandiere allo stadio. Lei che si è sempre battuto per cercare di creare un'empatia tra la squadra e il pubblico, quanto le emoziona questa storia? Tanto, perché viene fuori sempre un clima bellissimo durante le nostre partite e io ci trovo dei vantaggi se quello è lo stadio, se quella è la partecipazione del pubblico. Il pubblico mi aiuta a dare qualcosa di più alla squadra e viene anche uno spettacolo più bello, più godibile, viene trasferito più entusiasmo all'interno dello spogliatoio, perché noi siamo contenti se il pubblico partecipa ed è contento. Noi abbiamo un po' bisogno del sostegno della squadra per come siamo fatti, anche del sostegno del pubblico per come siamo fatti caralmente. Quando il tifoso del Napoli sta bene, il Napoli fa star bene il suo popolo, è una cosa che mi riempie di gioia e sentirli che si organizzano per questa partita mi rende felice, mi rende contento e aumenta il dispiacere perché non ce l'avremo a Sassuolo, la curva nostra. Radio Amore e si prepara Canale 8. Ogni volta che vediamo il Napoli in campo penso un po' tutti i tifosi, noi giornalisti, pensiamo che è superiore dal punto di vista del gioco. E a differenza delle altre squadre, ecco, anche l'Inter per esempio è una squadra che ha grosse potenzialità, però non è continua. Il Milan vince ora dopo quasi un mese, insomma. Lei lo può dire che il Napoli è superiore dal punto di vista del gioco e anche guardando i singoli, no? Lei dà sempre merito ai suoi giocatori, però mi riferisco all'ultima gara dopo lo Spezia, ha detto che Osimhen non gli ha messo lei la molla sotto i piedi perché ha fatto quel salto, però anche il meccanismo che c'è, l'intesa che c'è con Quara, questi sono anche meriti di Spalletti, no? No. Io posso dire che il Napoli gioca un bel calcio e posso dire che possiamo fare ancora meglio, per cui le attenzioni vanno a una costruzione di allenamento ancora più qualitativa, dove si riesce poi a prenderci altre conoscenze e altri comportamenti d'assieme, perché tutti insieme poi diventiamo una squadra ancora più forte. Poi ci sono delle individualità che voi spesso anche tirandomi le orecchie, perché quando riprendevo qualcuno io no, ma sta facendo, è fatto così, dimostra che ha queste caratteristiche, effettivamente come dite voi, nel senso che abbiamo dei calciatori che hanno extra qualità, super qualità, tipo quella del colpo di testa di Osimhen nell'ultima partita, tipo questa delicatezza nel trattare il pallone di Kvaratskhelia a velocità vertiginose, che riesce a fare questi colpi da biliardo, come dove mette in porta i compagni, avvolgendo bene con il piede questa palla, dandogli questi giri contati, e il mio lavoro diventa sicuramente facilitato. Canale 8 e si prepara Il sogno del cuore. Buon pomeriggio.
il tourbillon, gli scambi di posizione, l'occupazione degli spazi sembrano essere le armi letali di cui dispone questa sua squadra, però credo almeno che ci sia voluta ampia disponibilità da parte dei calciatori per mettere in pratica quello che poi erano le sue idee. Quanto è stato facile per lei averne e se c'è qualcuno che l'ha sorpresa proprio per la disponibilità immediata? Grazie. Ma da un punto di vista mio è stato facile perché poi noi allenatori si cerca di andare a trovare la cosa che i calciatori fanno più volentieri o fanno meglio. E se qualsiasi allenatore avesse avuto a che fare con questa squadra qui si sarebbe accorto che poi diventa vantaggioso andare a risolvere le cause a livello di squadra, non a livello individuale. E quindi c'è un percorso di lavoro, poi come c'è sempre, dove si va a cercare di fare delle esercitazioni che assomiglino a quella roba lì e a mettere a proprio agio i calciatori che hanno quelle qualità lì e diventa tutto normale poi. Ma nessuna sorpresa se non quella che anch'io non mi sarei aspettato di avere tutti questi punti di vantaggio alla fine del girone d'andata, perché nessuno se lo sarebbe aspettato e dietro un livello di gioco di qualità espresso sia in Champions League che in campionato di questa portata. Sogno del cuore, si prepara video informazioni. Buonasera mister, sa che ovviamente vincere a Napoli oltre a riempire la bacheca avrebbe un impatto sociale importante. Lei sente vincere che cosa? Come? Anche un amichevole a Napoli. Per cui lei è di quelli che ci vuol creare dei problemi? No, assolutamente. Sì, si è detto prima. Se lei viene a parlarci di futuro e di quello che vince da mettere in bacheca, lei ci parla di... lei ci crea dei problemi perché è così. Perché chi parla di altre cose al di là di quella che è la Cremonese ha la volontà di crearci dei problemi. Quindi lei non avverte la pressione? Quindi lei ci vuole creare dei problemi? Assolutamente no, mi taccio. Allora parliamo di altra cosa. Parliamo di un'altra cosa, perché se no bisogna continuare a trattare così l'argomento. Quando poi sento tutte quelle percentuali di vittoria, di non vittoria, quante partite, quanti punti bastano, quanti punti non bastano. Prima di tutto io non sono bravo a fare conti, ve l'ho già detto, e quindi a farmelo fare ce l'avete con me. Già quello. Però poi significa dover vincere altre 13 partite, come avete detto. Dice basta vincere 13 partite per avere la matematica. Allora visto... C'è da vincere 13 partite. Cioè, chi ce le dà d'ufficio queste 13 partite da vincere? Nessuno, solo il Sembrano Napoli. poche 13 partite da vincere? Ma visto che lei è un perfezionista, invece ha qualcosa da recriminarsi in questa stagione pressoché perfetta fino ad oggi della sua squadra? Ma io ho da recriminare poco perché do il massimo tutti i giorni e per quello che ho visto i miei calciatori fanno altrettanto. Si vengono a allenare in maniera seria e danno il massimo tutti i giorni. Quando uno dà il massimo poi è a posto con la coscienza e non ha rimorsi. E noi del Napoli in questa stagione non abbiamo rimorsi. Video informazioni, Prego. ultima. Buongiorno mister. Allora, lei parlava della partita andata alla Cremonese con un pensiero: ci ha tolto la Coppa Italia, quindi io non posso mettere in mostra tanti giocatori. Forse uno dei crucci, l'unico rammarico che lei che ha oggi è di avere giocatori come Simeone, come Raspadori, che meriterebbero spazio e che fatalmente in questo momento non riescono ad averlo. Forse questo è l'unico cruccio vero in questo momento. Non posso mettere in mostra questo, nonostante tutto il mio impegno
a complicargli la vita, Gaetano diventerà uno dei più grossi centrocampisti che c'è in circolazione. Deve giocare. Deve giocare. Deve giocare, è vero, deve giocare. Però poi ci sono altre considerazioni da fare, altri calciatori e purtroppo poi quando si fa questo mestiere qui, cioè quello dell'allenatore, a volte bisogna lasciar fuori qualcuno e a volte non è neanche meglio di quello che gioca, ma magari quello che gioca fa funzionare meglio gli altri 10. Per cui sono considerazioni che vengono fatte in base del risultato finale, del portare poi un contributo alla squadra, alla società, ai tifosi, alla città. Tutto per lei. Grazie a tutti. C'era un pensiero del... Don Belè lo convoco, come no? Che c'è un pensiero? Che è un cioccolatino? Mangio. Me l'ha dato lei? Allora mangio dopo. Quando non mi vede. Che mi ha detto di Don Belè? È perché gli sta partorendo la moglie e quando ci sono cose familiari importanti si è tutti disponibili alle cause familiari. In questo caso qui penso che meriti fare un allenamento più o meno, perché tanto ormai se siamo in condizione come squadra non diventa fondamentale un allenamento, capito?